Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vedremo il faretto LED con funzione di powerbank modello PBSL 5000A1 comprato a Lidl a 19,99 € il 25 febbraio del 2021. Iniziamo! È venduto all'interno di questa scatola in cartone, sulla stessa sono riportate alcune caratteristiche tecniche, quindi batteria da 3,7 volt gli ioni di litio da 5 Ah, porta USB sia in ingresso che in uscita da 5 volt e 1 A sia in entrata che in uscita. Prestazione del powerbank, capacità utile 1700 mAh, 5 volt 1 A, flusso luminoso 2 da 500 lumen e una potenza di 5 watt ciascuno. La durata della batteria, quindi dell'illuminazione, è di circa 3 ore per entrambi i faretti accesi e di circa 5 ore con un solo faretto acceso. Allora, apriamo la confezione, io già l'ho aperta e all'interno troviamo il faretto, il manuale di istruzioni ed un cavetto USB di tipo C. E allora, vediamo da vicino questo prodotto. Ha un'impugnatura in gomma, questa verde è tutta gomma, invece sul faretto è plastica, quindi il faretto non ha protezioni anti-urto. Il resto è tutta plastica. Sulla base abbiamo questi magneti, è possibile aprirlo estendendo queste due parti in plastica. Quando si sente un click, sembra quasi che voglia rompersi dal rumore, invece è un rumore del tutto normale. Una volta decisa la posizione sarà possibile regolare l'orientamento dei faretti, quindi si potranno aprire in questo modo e rivolgere nella posizione che ci interessa. Quindi non hanno un fine corsa, diciamo, possiamo orientarlo al piacimento senza avere il problema che si arrestano e dobbiamo tornare indietro. Possiamo posizionarlo come ci viene più comodo, è possibile fissarlo tramite questi magneti a una superficie metallica, hanno un'ottima tenuta, oppure è possibile anche agganciarlo aprendo questa parte e poi fissandolo a qualcosa su cui appenderlo. Allora, ha alcune cose che non mi piacciono tanto. Intanto non mi dà un ottimo senso di robustezza, anche se è un'impressione personale. E poi trovo un po' scomoda la regolazione del posizionamento delle lampade, perché agendo solo su uno possiamo lasciare in posizione il primo, agendo sull'altro invece ruotano tutti e due. Questo è il tasto di accensione, ho messo l'esposizione automatica in modo che la ripresa si adatti automaticamente, quindi premendo il tasto la prima volta si accenderanno entrambi i faretti, premendolo la seconda volta si accenderà un solo faretto e premendolo la terza volta si accenderà il faretto opposto, la quarta volta invece si spegneranno i faretti entrambi. Quindi in questo modo sono entrambi accesi, pressione successiva si accende solo quello alla mia destra, solo quello alla sinistra e così si spengono. Per poter vedere il livello di carica della batteria sarà sufficiente quindi aprire questo sportellino in gomma, premere il tasto di accensione, dopodiché si accenderanno i LED. In questo momento abbiamo 3 LED su 3, quindi batteria carica al massimo. Questo è il collegamento USB che ci permette di fornire energia durante l'utilizzo come powerbank. Questo invece è l'ingresso USB che ci serve a caricare le batterie interne del faretto. Adesso proviamo la funzione di powerbank, quindi aprendo lo sportellino collego il cavo USB e carico il cellulare, quindi riesco a utilizzare tranquillamente il dispositivo. Proviamo anche se riesce a mantenere sotto carica con i faretti accesi, oppure se in quel caso interrompe la carica del cellulare. Continua a caricare tranquillamente anche se il faretto è in funzione. Vediamo quanto sono forti i magneti. Riesce a tenerlo tranquillamente anche scuotendolo. E comunque un magnete non è stato interessato e i due più in alto sono stati interessati per metà ciascuno. Sicuramente su una superficie più ampia avrà ancora più presa. Facciamo quindi questa prova al buio pesto. Adesso accenderò il faretto. Ho già regolato l'esposizione in modo da avere la perfetta visione di ciò che vedo io ad occhio nudo. Quindi accendo entrambi i LED. Ok, questa è la luminosità che sia praticamente identica a quella che sto vedendo io adesso.
Ora accenderò un solo LED e avremo questa visibilità che è la stessa ovviamente dell'altro LED. Ho appena cambiato, essendo due identici non cambia nulla, quindi la luminosità massima è questa, la luminosità intermedia è questa. Diciamo che non fa una grandissima luce, però ci può essere utile in ambienti piccoli o anche all'esterno se non abbiamo necessità di illuminare zone molto lontane. E allora ragazzi, che dire di questo faretto con funzione di power bank? Secondo me è un faretto utile se non dobbiamo utilizzarlo in cantiere, infatti non è un faretto da cantiere, ed è comodo soprattutto se dobbiamo fare qualche intervento, per esempio all'interno del motore della macchina o in situazioni nelle quali abbiamo necessità di posizionarlo su superfici stabili. Avendo questa superficie così ampia riusciamo a regolarlo a piacimento e poi orientare il LED in base alle nostre esigenze. Possiamo agganciarlo con questa parte apribile, semplicemente premendo qua si può agganciare e appendere anche ad un ramo di un albero in base a dove siamo, se siamo in campeggio, in tenda, eccetera. Quindi diciamo che è un prodotto che per lo scopo per cui nasce, quindi fare un po' di luce, va bene. Diciamo che fa la stessa luce su per giù di una lampada di questo tipo e può svolgere su per giù le stesse funzioni, essendo possibile appenderlo, essendo possibile agganciarlo magneticamente. La funzione power bank è una cosa in più che ci permette di caricare eventualmente i nostri telefonini o qualunque altro dispositivo tramite le prese USB. Cosa dire? Spero che questa recensione vi sia piaciuta, anche se rapida, spero che vi sia stata utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, iscrivervi e mettere ovviamente il segno di spunta sulla campanella e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!